Dopo aver lasciato la casa di Caroline, Andreas entrò nella prima taverna che gli sembrò gradevole nei paraggi, si sedette e ordinò un pernò. Mentre beveva, si ricordò che viveva a Parigi senza un regolare permesso di soggiorno. Controllò quindi i suoi documenti e trovò che era stato proprio espulso dal paese, perché era entrato in Francia come lavoratore nelle miniere di carbone e proveniva da Olszowicz, nella Slesia polacca. Mentre stendeva davanti a sé sul tavolo i suoi documenti mezzi stracciati, Andreas si ricordò che un giorno, molti anni prima, era venuto in Francia perché sui giornali si cercavano minatori per le miniere di carbone e lui aveva sempre sognato terre lontane. Lavorò allora nelle miniere di Quebec, ospitato da una coppia di connazionali, gli Schebietz. Si innamorò della moglie e quando un giorno il marito cercò di picchiarla a morte, fu Andreas a ucciderlo. Per questo scontò 2 anni di carcere. Quella donna era proprio Caroline. Mentre pensava a tutto questo, guardando i suoi documenti ormai scaduti, Andreas ordinò un altro pernò, perché si sentiva profondamente infelice. Quando infine si alzò, avvertì una certa fame, ma era quella fame particolare che colpisce solo i bevitori. Non era davvero voglia di cibo, ma un desiderio che dura pochi istanti e che sparisce appena chi lo prova si immagina una bevanda che in quel momento gli dia piacere. Da tempo Andreas aveva dimenticato quale fosse il suo cognome, ma dopo aver rivisto quei documenti scaduti si ricordò. Si chiamava Kartak, Andreas Kartak, e gli parve di riscoprire se stesso dopo tanti anni. Provava comunque un certo rancore verso il destino, che non gli aveva mandato di nuovo, come l'altra volta, un uomo grasso, baffuto, dal viso infantile che gli offrisse l'occasione di guadagnare qualche soldo, perché nulla è così facile per gli uomini come abituarsi ai miracoli, se questi capitano 1, 2, 3 volte. Anzi, la natura umana è tale che si diventa persino irrequieti e ingrati quando non si riceve più, con continuità, ciò che un tempo il caso aveva fatto solo sperare. Così sono gli uomini. E cosa potevamo aspettarci di diverso da Andreas? Passò il resto della giornata in varie altre taverne, ormai rassegnato al fatto che la stagione dei miracoli fosse finita davvero, e che la sua vecchia vita fosse ricominciata. Così, pronto a quel lento declino a cui i bevitori sono sempre disposti e che i sobri non potranno mai comprendere, Andreas tornò sulle rive della Senna, sotto i ponti. Lì dormì, metà di giorno e metà di notte, come era abituato da un anno, prendendo qua e là una bottiglia di liquore in prestito da qualche compagno di sventura, finché non arrivò la notte tra giovedì e venerdì. Quella notte, infatti, sognò la piccola Teresa, sotto forma di una bambina dai riccioli biondi. Gli si avvicinava e gli diceva: «Perché domenica scorsa non sei venuto da me?» E la piccola santa gli appariva proprio come lui, anni prima, aveva immaginato sarebbe stata sua figlia. Ma lui una figlia non l'aveva mai avuta, e nel sogno le disse: «Come osi parlarmi così? Hai dimenticato che sono tuo padre?» E la piccola rispose: «Perdonami, padre, ma ti prego, vieni domani, domenica, da me, a Santa Maria di Batignolles». Dopo quel sogno, Andreas si svegliò ristorato, proprio come una settimana prima, quando i miracoli accadevano davvero, e prese quel sogno come un segno. Decise ancora una volta di lavarsi nel fiume, ma prima di togliersi la giacca, infilò la mano nella tasca interna sinistra, sperando vagamente di trovarci dentro qualche banconota dimenticata. Frugò nella tasca e non vi trovò denaro, ma sentì la presenza di quel portafoglio di pelle che aveva comprato qualche giorno prima. Lo tirò fuori. Era un portafoglio economico, già usato e cambiato da un altro cliente, come ci si poteva aspettare. Cuoio ruvido, di pelle bovina. Lo osservò, cercando di ricordare dove e quando lo avesse preso. «Ma com'è arrivato a me?» si chiese. Alla fine lo aprì. Notò che aveva 2 scomparti e li guardò entrambi, incuriosito. In uno trovò una banconota che tirò fuori. Era un biglietto da 1000 franchi. Ripose i 1000 franchi nella tasca dei pantaloni e si diresse verso la Senna, e senza badare ai suoi compagni di disgrazia si lavò il viso e persino il collo, con una sorta di allegria. Poi si rimise la giacca e si avviò verso la giornata che lo attendeva. La iniziò entrando in un tabac per comprare le sigarette.
Aveva abbastanza monete per pagarle, ma non sapeva quando e dove avrebbe potuto cambiare quella banconota da 1.000 franchi, trovata così miracolosamente nel portafoglio, perché aveva abbastanza esperienza della vita per intuire che agli occhi del mondo, o meglio di chi comanda il mondo, c'era una grande differenza tra un uomo come lui e un biglietto da 1.000 franchi. Tuttavia si fece coraggio, forte di quel nuovo miracolo, e mostrò la banconota. Usò però l'ultima prudenza che gli restava, dicendo al tabaccaio: «Per favore, se non potete cambiare 1.000 franchi, posso darvi le monete, ma mi farebbe piacere avere il resto». Con sua sorpresa, il tabaccaio rispose: «Al contrario, mi serviva proprio un 1.000 franchi, arrivate al momento giusto». E gli cambiò la banconota senza esitazione. Andreas rimase ancora un po' al bancone e si beve 3 bicchieri di vino bianco, quasi fosse un ringraziamento verso il destino. Mentre stava lì, al bancone, Andreas notò un disegno incorniciato appeso alla parete, proprio dietro la larga schiena dell'oste. Quella figura gli ricordava un vecchio compagno di scuola. Così chiese al barista: «Chi è? Credo di conoscerlo». A quelle parole, sia il barista che tutti i clienti del bancone scoppiarono in una fragorosa risata. Tutti insieme esclamarono: «Come? Non lo conosci?» Perché in effetti si trattava del grande calciatore Kanjak, originario della Slesia, noto a tutta la gente normale. Ma come avrebbe potuto conoscerlo, un ubriacone che dormiva sotto i ponti della Senna, come Andreas? Tuttavia, per l'imbarazzo e soprattutto perché aveva appena cambiato una banconota da 1.000 franchi, Andreas disse: «Oh, certo che lo conosco, anzi, è un mio amico, ma il disegno mi sembrava fatto male». Poi, per evitare altre domande, pagò in fretta e uscì. A quel punto sentì fame, cercò quindi la trattoria più vicina, mangiò, bevve un bicchiere di vino rosso e dopo il formaggio prese un caffè. Decise poi di passare il pomeriggio al cinema, anche se ancora non sapeva in quale. Si incamminò sui grandi boulevard con la consapevolezza di avere in tasca tanto denaro quanto uno qualsiasi dei signori benestanti che incrociava per la strada. Tra l'Opéra e il boulevard des Capucines cercava un film che potesse piacergli, finché non ne trovò uno. Il manifesto pubblicitario mostrava un uomo che sembrava destinato a soccombere in qualche lontana avventura. Era raffigurato mentre avanzava in un deserto spietato e bruciato dal sole. Andreas entrò in quel cinema. Guardò il film dell'uomo che camminava attraverso il deserto infuocato. Già stava cominciando a sentirsi solidale con lui, come se fosse un suo fratello, quando all'improvviso la storia ebbe una svolta felice e inaspettata. L'uomo fu infatti salvato da una carovana di scienziati di passaggio e riportato nella civiltà europea. A quel punto Andreas perse ogni simpatia per il protagonista del film. Stava per alzarsi quando sullo schermo apparve l'immagine di quel compagno di scuola che poco prima aveva visto ritratto dietro al bancone della taverna. Era proprio il grande calciatore Kanjak. Allora Andreas ricordò che 20 anni prima aveva condiviso lo stesso banco di scuola con Kanjak e decise che l'indomani avrebbe subito cercato notizie per sapere se quel vecchio compagno si trovasse a Parigi. Perché il nostro Andreas aveva in tasca non meno di 980 franchi e questo, bisogna ammetterlo, non è poco.